Ciao a tutti Survivors, qui Gonzo Just Gaming. Oggi completeremo la vecchia fattoria su Last Day on Earth in modo efficiente, risparmiando cioè i giganti barbari e i tori. Infatti con me ho solo qualche piede di porco, una pistola che potremmo usare o meno a seconda del tipo di nemici che incontriamo, oggetti di cura, uno spaccateste e una corazza T2. Questo è uno dei primi dungeon che dovresti visitare insieme al motel per tre motivi. Aprendo la cassa blu otterremo corazze, tappi e soprattutto una mod per armi ravvicinate. Ad ogni visita essa cambierà posizione e cambierà anche il tipo di nemici all'interno dei recinti stessi. Anche senza pulire tutta la fattoria otterrai sempre almeno un cucciolo. Se aprendo la cassa blu si apre anche il fienile, otterrai pezzi di chopper e un cucciolo addizionale. Partiamo! Dopo aver assemblato il ponte, che richiede le risorse che vedi in video, puoi entrare nella fattoria e iniziare la tua missione. All'entrata tutto è molto semplice, gli zombie contadini ricevono meno danni, come tutti i nemici dell'area, ma sono solo come azzannatori rapidi con più energia. Secondo me dovresti liberarti del gigante al cancello usando il wall trick sul portone per massimizzare l'efficienza. Questo inoltre ti aiuterà ad imparare il trucco del muro al meglio, perché i giganti barbari sono la copia dei giganti impazziti del bunker alfa, ma fanno meno danni e hanno meno vita, quindi siamo più al sicuro. Altrimenti puoi equipaggiare la Glock e liberarti di lui con la pistola, approccio però meno consigliato. Una volta entrato nella fattoria devi andare a caccia della cassa blu, che si trova in uno dei 4 recinti del dungeon. Questi possono variare tra razziatori che possono avere potenti armi da fuoco e ravvicinate, gruppi di giganti barbari con zombie contadini, o gruppi di giganti con zombie contadini, azzannatori rapidi e soprattutto lupi infetti. Ricorda che dalle balle di fieno invece escono sempre altri contadini zombie, puoi liberarti di loro con il wall trick o semplicemente con attacchi diretti. Comunque, noi faremo il tutto risparmiando i giganti barbari per salvare armatura, piedi di porco o glock e bende. Ora, l'approccio complessivo da usare è semplice perché devi visitare ogni singolo recinto dopo aver ucciso i nemici intorno ad esso. Quando incontri gruppi di zombie o lupi misti a giganti, dovresti attirare tutti al portone e se hai visto la mia guida al wall trick puoi dividere i nemici uccidendo gli zombie più veloci e deboli. Quando sono rimasti i giganti che prendono a pugni il legno, corri fuori dalla mappa e rientra. In questo modo riporterai i giganti nelle loro posizioni iniziali e potrai continuare al prossimo recinto, cosa che tra l'altro vale per tutti i nemici. Invece, se incontri i recinti con i razziatori, equipaggia la Glock e attirali al portone, sempre usando il muro per dividerli, o per fare il wall trick, o comunque in generale come protezione contro proiettili e lame. Con la Glock minimizziamo i danni e siamo veloci, tuttavia se noti razziatori equipaggiati con armi e armature nabbe, puoi valutare anche di usare un piede di porco o ancora meglio un macete o una katana. Una volta che trovi la cassa blu ti consiglio di lasciarla lì in modo che puoi liberarti la strada e trasportarla con più calma. Presta attenzione ai tuoi passi e muoviti furtivamente, se sei in difficoltà corri via. Per questo è meglio combattere al portone perché è più vicino ai bordi della mappa. Raga, per poter completare tutto il dungeon però dobbiamo ancora liberarci del Ravager, il boss della vecchia fattoria. Molti hanno paura di questo mostro, ma in realtà è davvero semplice, tanto che si può addirittura affrontare senza corazza. Ti lascio il video dedicato così possiamo concentrarci meglio su questo approccio. Come vedi, dopo aver provato ad attirare il gruppo di zombie al portone, e mentre cercavo di uccidere prima gli zombie deboli, purtroppo il mio gioco si è bloccato e sono morto. Però ho deciso di lasciare questa parte per ricordarti che gli errori sono sempre dietro l'angolo e sei sempre in pericolo, però se sai cosa fare e come non rischierai quasi mai di perdere il tuo loot. Infatti sono tornato tranquillamente al mio corpo e ho continuato. Ci avviciniamo alla fine, dobbiamo uccidere gli zombie veloci nella parte superiore della mappa. Quando sono rimasti solo i giganti barbari e i tori su tutta la mappa, allora possiamo procedere all'apertura della cassa blu. In questa versione che ho incontrato nel video, la cassa è sorvegliata da un gigante barbaro. Io ho scelto di ucciderlo molto velocemente per una questione di video, ma puoi usare il wall trick oppure attirarlo in giro per la fattoria e poi insomma trasportare la cassa, a te la scelta. Prima però ricorda di svuotare l'inventario in qualche recinto, in qualche cassa, in qualche cadavere o qualche corpo nel tuo chopper. Resta solo con corazza, bende e piede di porco e porta la cassa sulla motosega.
Attenzione perché nel momento in cui la mettiamo lì sopra, tutti i giganti della mappa, tranne i tori, verranno in questo punto e se siamo fortunati il fienile vicino alla motosega si aprirà e potremo avere il loot addizionale. Ok, non farti prendere dal panico e respira. Abbiamo risparmiato tutti i giganti barbari perché sono molto più lenti di noi. L'orda che arriva comprende qualche zombie contadino di cui ti puoi liberare velocemente, però è il momento di correre. Assicurati di attirare tutti i giganti che sono fermi lì intorno e scappa nei recinti iniziali vicino al portone facendoti inseguire. Quando il gruppone si avvicina, corri in fretta alla cassa blu e prendi tutto il loot. Se il fienile si è aperto, ripeti il passaggio, corri avanti e indietro, prendi il loot e scappa, altrimenti esci direttamente dalla mappa. Il gioco è fatto, hai tappi, una modifica per armi melee, hai ottenuto un set di corazza misto e altri oggetti, armi, cose molto buone. Ora puoi mettere tutto al sicuro e tornare indietro alla fattoria. Tutti i giganti saranno fermi e raggruppati intorno alla cassa e tu potrai tranquillamente svuotare le casse normali all'interno dei recinti. Poi puoi andare all'interno della casa e con la skill da scassinatore puoi aprire la porta chiusa e avere altro bottino dopo aver ucciso un gigante barbaro e uno zombie semplice. Oh, mi raccomando, seguendo questa guida visiterai la fattoria ad ogni reset ed otterrai davvero tante modifiche per armi ravvicinate, migliorando il tuo gameplay molto presto, economicamente. Testa l'approccio e magari personalizzalo quando hai preso la mano con la zona, poi commenta e fammi sapere. Iscriviti, attiva le notifiche, lascia un like, mi sosterrà e mi farà continuare. Grazie mille e buona caccia!